tutti! Guardate che cosa abbiamo fatto oggi, un tiramisù alle fragole e panna. Farlo è semplicissimo e come al solito vi facciamo vedere tutti i passaggi dettagliati in modo da avere lo stesso risultato. Vediamo la ricetta. Gli ingredienti che utilizziamo per fare il tiramisù alle fragole con la panna sono 350 g di fragole, circa 400 g di biscotti da inzuppo fatti in casa. Potete utilizzare anche ovviamente i pavesini, i savoiardi, noi questi li facciamo sempre così, vi rimandiamo alla ricetta. Avendoli fatti medi, vedete di questa grandezza, ne utilizzeremo con questa teglia 12. 2 cucchiai di zucchero, il succo di un limone, 250 g di mascarpone e 250 g di panna da montare. Vi servirà dell'altro zucchero, un cucchiaio da mettere nella panna e mezzo cucchiaio da mettere nel mascarpone. Abbiamo sciacquato le fragole con acqua e bicarbonato, adesso le tagliamo a pezzettini molto piccoli. Inoltre, non so se lo sapevate, ma ci sono tante varietà di fragole con nomi veramente bellissimi e sono di stagione da aprile a giugno le varietà Roxana, Alba, Gemma e Maya. Ci sono poi delle varietà che arrivano sino a novembre con altri nomi altrettanto bellissimi, Annabelle, Anais e Diamante. E poi c'è la regina delle valli, ossia la classica fragolina di bosco. Noi siamo in Puglia e quindi preferiamo la sabrosa della Basilicata. Le abbiamo tagliate tutte, ma ci siamo lasciate 8 fragole, di cui andremo a tagliare, vedete, soltanto la punta. Le utilizzeremo per decorare, no? Sì. Ok. Quindi ci lasciamo le punte delle fragole e la parte di sotto della fragola la tagliamo sempre a pezzi molto piccoli che andranno poi all'interno del tiramisù, mentre le punte ci servono come decorazione. Le stiamo mettendo comunque tutte insieme perché poi macereranno insieme. Vedete, stiamo tagliando la parte di sotto delle fragole. A questo punto ci mettiamo 2 cucchiai di zucchero nelle fragole. E il succo del limone, vedete, lo filtriamo. A questo punto amalgamiamo le fragole e le metteremo in frigo per un'ora a macerare. Le copriamo con una pellicola. Mentre le fragole stanno macerando, noi ci occupiamo della panna, quindi la andiamo a montare. Ovviamente ricordatevi che deve essere fresca, nel caso il frigo non fosse troppo forte, mezz'oretta nel freezer, e la montiamo. Dopo 4 minuti circa andiamo a mettere un cucchiaio di zucchero e amalgamiamo un altro po'. E dopo qualche secondo, vedete, la nostra panna è montata alla perfezione. A questo punto ci mettiamo il mascarpone. Come vedete, questo ovviamente non è un tiramisù tradizionale, quindi possiamo prenderci delle licenze. Stiamo facendo una crema al mascarpone, ma non stiamo mettendo le uova. Quindi questo dolce è perfetto per chi non vuole mangiare un dolce con le uova e poi ovviamente è un dessert molto veloce. Quindi siamo consapevoli che non è il tiramisù tradizionale, però potete anche dare questo tiramisù ai bambini perché non c'è il caffè e potete anche personalizzarlo. Amalgamiamo adesso quindi il mascarpone con lo zucchero,
giusto qualche secondo, quindi abbiamo amalgamato e andiamo adesso a mischiare il mascarpone con la panna. Viene una crema buonissima. Certo è che se non volete mangiare il mascarpone, non potete perché siete intolleranti, ovviamente potete fare la ricetta ancora più semplice andando a mettere per esempio la panna vegetale soltanto, però perde un bel po' il dolce. Già ci siamo presi delle licenze non mettendo le uova, quindi se riuscite a farlo così ancora meglio, perché la crema mascarpone è buonissima. Amalgamiamo ancora a bassa velocità un altro po'. Ed ecco fatto, la nostra crema è pronta. È passata un'ora, quindi abbiamo lasciato le fragole a macerare e adesso le andiamo a scolare. E questo succo servirà proprio come bagna per i biscotti. Quindi come vedete il procedimento di questo tiramisù alle fragole e panna è veramente semplicissimo, gli ingredienti sono pochi, si può fare veramente in poco tempo, è il dolce perfetto per la primavera. Al succo rilasciato dalle fragole stiamo aggiungendo 50 ml di acqua. Le fragole le lasciamo così, vedete, così continuano un po' a sgocciolare e abbiamo la nostra crema panna e mascarpone. Inzuppiamo i biscotti nel succo rilassato dalle fragole. E li disponiamo nella nostra teglia. Noi stiamo utilizzando questa teglia ovale e quindi ci siamo regolate così per i biscotti. Prima di iniziare magari disponete i biscotti all'interno della teglia per capire un po' come li dovete mettere, se avete dei biscotti di un formato diverso. E vedete, stiamo creando il primo strato. Essendo la nostra teglia ovale, un pezzettino di biscotto l'abbiamo tagliato per mettercelo alla fine. E ci mettiamo il primo strato di crema al mascarpone. Quindi panna e mascarpone che abbiamo fatto prima e andiamo a mettere sul primo strato di biscotti inzuppati nel succo rilasciato dalle fragole. È veramente una delizia questo dolce, è un modo per servire fragole e panna in una maniera un po' più carina e diventa un vero dessert. Fate in modo che la panna e il mascarpone siano ben livellati con una spatola. A questo punto ci mettiamo le fragole che abbiamo tagliato a pezzetti molto piccoli. In genere già fragole e panna da soli sono buonissimi, però immaginate il connubio tra il tiramisù e fragole e panna. Viene fuori davvero un dolce spettacolare. Inzuppiamo gli altri biscotti per fare il secondo strato. Tra l'altro questa ricetta dei biscotti l'avete provata in tantissimi, ci avete mandato le foto nel nostro gruppo Facebook, siamo state contentissime di vedere che vi vengono benissimo. Quindi tutti voi che avete provato la ricetta dei biscotti, adesso dovete provare questa del tiramisù alle fragole con la panna. Vedete, abbiamo tagliato i biscotti in pezzi più piccoli in modo che non ci siano spazietti vuoti. E altro strato di panna e mascarpone.
Questo è il dolce preferito della nostra bambina, se lo mangerebbe tutto a 18 mesi. Abbiamo livellato, vedete, tutta la panna in modo che sia bello liscio con una spatola, anche perché questa poi è la parte di sopra che si vede. Quindi la andiamo a decorare con le punte delle fragole che ci siamo lasciati prima. Facciamo una decorazione molto semplice ma di effetto. Quindi vedete, le stiamo mettendo tutte intorno ai bordi. E questa la si può utilizzare tranquillamente anche come una torta di compleanno in realtà, quindi se volete fare un dolce veloce che non richieda troppa fatica per un compleanno, perfetto. Andiamo a mettere al centro i pezzettini di fragole. Tra l'altro questo si può anche congelare, quindi se volete prepararlo in anticipo e averlo poi a disposizione il giorno magari di una ricorrenza particolare, lo mettete in freezer e lo tirate fuori. Questa decorazione centrale noi l'abbiamo fatta ovale un po' per richiamare la teglia. Se la vostra teglia è quadrata la fate quadrata, se è rettangolare la fate rettangolare, in modo da avere una certa armonia nella decorazione. Adesso andiamo a mettere quella panna e mascarpone che ci è avanzata in una sacca poche. Sempre ai bordi, vedete, ci andiamo a mettere queste decorazioni molto semplici in realtà da fare, niente di che. Questo dolce potrebbe farlo anche un bambino. E il nostro tiramisù alle fragole e panna è pronto. Se vi è piaciuta la ricetta, soprattutto se la rifate, taggateci su Instagram, mandateci le foto su Facebook e soprattutto iscrivetevi al canale. Dovete cliccare sulla campanella in basso a destra su YouTube in modo da ricevere le notifiche tutte le volte che facciamo una ricetta come questa. Sul nostro sito www.cucinageek.it trovate la ricetta stampabile. A presto, ciao!